Ciao, in questo video tratteremo il multiboard, ovvero come inserire più circuiti stampati all'interno del progetto stesso. Questo è un esempio di multiboard, sono 5 circuiti stampati, c'è un circuito stampato base, un circuito stampato superiore con la CPU, un circuito stampato con il display che va sopra la CPU. Questi due piccoli circuiti stampati, uno a sinistra e uno a destra, faranno da connessione tra la base e la CPU. Ho usato una tecnica abbastanza vecchia, ovvero una cava con delle piazzole in rame scoperte da solder, dove si va a innestare questo circuito stampato, si fanno le saldature a mano e diventa un supporto per la scheda del microcontrollore che si innesta tramite le femmine a questi maschi. Andiamo a vedere come è realizzato lo schema e come disegnare in modo semplice i circuiti stampati in modo che siano allineati. Lo possiamo già vedere qui, se abilito le proiezioni, vediamo tutte le linee di costruzione per far sì che il tutto sia allineato perfettamente. Questo è lo schema, c'è una pagina principale dove raggruppa le tre schede che abbiamo visto, la scheda base, che è questa, la scheda CPU, che è questa qui, e la scheda display, che è questa qui. Queste due sono le schede laterali che abbiamo visto, e questa è la connessione col display che può essere fatta o direttamente o con un flat flessibile. Questa è la scheda base, abbiamo 8 ingressi opto-isolati con la sua morsettiera di input, 8 uscite a relè comandate da un transistor con una morsettiera apposita per le uscite. Questo DC-DC converter da 24 volt mi porta l'uscita a 5 volt. Andiamo sulla CPU. C'è un regolatore lineare che da 5 volt mi porta a 3.3 per alimentare il microcontrollore, che è un semplicissimo PIC 18F. Questo è il circuito di reset e questo è il quadro C che va al display. Questo è il display, un SSD 1306 dove ci sono già abbinate tutte le impronte. Possiamo anche andarle a vedere qua. Questo è il display. Andiamo a vedere il PCB. Questa è la scheda base, la scheda del micro, dove ho tracciato queste linee di costruzione sia in orizzontale che in verticale per andare a centrare perfettamente le varie posizioni. Da notare ad esempio che questo PCB è leggermente più piccolo rispetto al foro. Questo foro qui è anch'esso un'impronta che ho creato. Se faccio modifiche impronta posso andarla a vedere. Eccola qui. Negli angoli ho fatto dei forellini perché altrimenti la fresa non riesce a fare l'angolo a 90 gradi e c'è il rischio che non entra. Allora si mettono dei piccoli fori, si fanno dei piccoli fori in corrispondenza dagli angoli per ovviare questo inconveniente. Questo è il supporto di destra, il microcontrollore e il display. Qui mancano ancora i fori di fissaggio meccanici, se lo vogliamo fissare, invece se questo deve essere fissato al pannello della scatola, tra qui, quindi tra J9 e J10 ci sarà un flat flessibile. Ritorniamo nella visualizzazione 3D che abbiamo visto all'inizio. Notiamo le cave con i forellini. Togliamo le linee di costruzione con i forellini che dicevamo. Purtroppo KiCad non permette di fare simulazioni in 3D e quindi ci dobbiamo arrangiare in questo modo. Per esportare i Gerber invece lo vedremo nel video successivo, dove ti farò vedere un plugin che ci consente di esportare i Gerber singoli, che senza plugin dovremmo farlo manualmente, oppure
dobbiamo avvicinare i vari PCB e costruirci noi le linee o di scoring o di fresa. Questo è un altro circuito esempio multiboard, è composto da 3 schede, la scheda A, la scheda B e la scheda C. Andiamo a vedere il PCB. Sono 3 schede, la B e la C, qui chiamate B1, B2, B3, ma potremmo anche chiamarle ABC senza problemi. Per pannellizzare queste schede potremmo farlo manualmente, ma vedremo nel prossimo video un plugin apposito per pannellizzare. Per questo breve video è tutto, spero che ti sia stato utile, ci vediamo al prossimo video dove parleremo di pannellizzazione del PCB. Ciao!